Ciao, salve a tutti! Per il narcisista la peggiore vendetta qual è? Vendicarsi del narcisista? Comprensibile lo stato d'animo di rabbia se sei reduce da una relazione con un narcisista. Ma cosa c'è questo stato d'animo della vendetta? Pensaci un attimo, vuoi fargliela pagare al narcisista o vuoi in realtà fargliela vedere? Perché il più delle volte questo pseudo sentimento vendicativo è appunto molto pseudo, non è altro in realtà che il rigurgito anche molto narcisistico in reazione alla narcisistica chiusura del narcisista, al fatto di averti scartato, gettato via. Così che molte volte quella che vorrebbe essere una sorta di vendetta non è se non il desiderio di fargliela vedere, appunto, nella speranza che lui possa pentirsi di averti scartato ed averti spinto, come succede il più delle volte, a chiudere con lui un rapporto diventato insostenibile ed esasperante. Ma finché sei intrisa da uno stato d'animo di rabbia e dal desiderio di vendicarti, significa che il tuo sentimento nei confronti dell'ex o della ex è ancora molto forte e non c'è nessuna vera vendetta che tu possa mettere in atto finché a guidarti sarà un sentimento. Perché finché in te è vivo il sentimento, sarà il sentimento ad agire, non l'odio. Odio che tra l'altro è solo l'altro lato dell'amore, perché è sempre un sentimento. La migliore vendetta in realtà che puoi mettere in atto è di realizzarti, realizzare te stessa in ciò che vuoi essere, in ciò che vuoi fare della tua vita. E in questo senso, più che di vendetta, dovremmo parlare di rivalsa, semmai, che però in definitiva è una rivalsa su te stessa, perché la migliore realizzazione, la vera realizzazione che puoi mettere in atto non è quella in funzione del narcisista, ma in tua funzione, in funzione della tua vita. E la peggiore vendetta per un narcisista è che tu rinasca, che tu dia una svolta alla tua vita. Dal momento che tante volte quello che spinge a seguitare una relazione tossica è frutto di un intimo e profondo bisogno non soddisfatto, e quello che può far sì di soddisfarlo, molte volte dare una svolta alla tua vita, è il motivo per il quale tante donne e uomini, dopo la dolorosa esperienza con un narcisista manipolatore o una manipolatrice, operano importanti cambiamenti alla propria vita, con quella conseguente sensazione di rinascita. Realizzarti è già una vendetta, perché il narcisista dovrà ammettere a se stesso di avere sbagliato alquanto sul tuo conto. Ti dava ad un certo punto per scontata come una ragnatela ammuffita, ma detto tutto ciò, considera il fatto che un'esperienza così dura, forte, come è solitamente quella con un narcisista manipolatore e abusante, per quanto dolorosa sia stata, ti ha dato pur sempre modo di accedere a molte parti di te, di cui non eri del tutto consapevole. E qui vado anche sicuramente in controtendenza, perché del resto è molto facile, popolare, lanciare strali contro il narcisista dicendone di tutte e di più e fioccano gli applausi, ma non farebbe male, anzi sarebbe alquanto salvifico, almeno quanto quello di liberarsi dal vincolo con un narcisista, che tu faccia un autoesame in cui metterti sotto una lente di ingrandimento, che lo si faccia ciascuno di noi, là dove si sia caduti vittime di manipolazioni e manipolatori, e capire cosa ti ha portato a persistere in una relazione tossica, se non tanto a caderci vittima, e cosa hai indispettito quando non fatto allontanare il narcisista, perché anche se è illecita ogni svalutazione del narcisista, un narcisista non inizia la sua svalutazione veramente dal nulla, si appiglia soprattutto sulle tue debolezze, ed è proprio il motivo per cui è anche bene che tu prenda consapevolezza di queste tue parti, ed è bene che tu le riconosca. Di migliaia di casi che ho trattato fin qui, almeno il 25%, quando non il 30-35% delle vittime hanno carenze comportamentali o nello stile di vita o nella struttura di personalità,
per arrivare al 40-45%, considerando anche l'inclinazione alla dipendenza affettiva, che è diffusissima tra le vittime di narcisisti manipolatori. Non sempre si tratta di debolezze o disturbi pervasivi, così come lo è un disturbo narcisistico di personalità, ma sono quasi sempre molto evidenti. E se questo è il tuo caso, prendi al volo l'occasione che l'esperienza con un narcisista ti ha pur dato e lavora su te stessa, lavora su te stesso. Potrai sempre rivalerti con il narcisista quando vorrà, se vorrà, ripalesarsi con te. Ma la vera e peggiore vendetta per il narcisista non è nemmeno di dargli picche in quel caso quando appunto si paleserà con te, quando farà capolino, quando cercherà magari di ripescarti, ma è proprio quella di riprendere in mano la tua vita e te stessa e realizzare ciò che vuoi essere. Se non fai questo, e non potrai dirti veramente soddisfatta di quello che sei, della tua vita, difficile che potrai esserlo anche in amore. Raggiungi la tua autonomia emotiva e materiale e potrai ottenere anche una piena soddisfazione in amore. Perlomeno è molto più facile che tu possa realizzarti in amore se ti realizzi a prescindere dall'ambito degli affetti, quindi a partire da te stessa, da ciò che sei e vuoi essere. E quando ti sentirai pienamente realizzata e realizzato, sei su un piano assolutamente superiore per dover ancora pensare di vendicarti di chi che sia in amore. Grazie sempre della tua straordinaria presenza, ci sentiamo presto, ti abbraccio forte, ciao, ciao, ciao.